Quante volte abbiamo sognato, da bambini si intende, di salire a bordo di un robot gigantesco, pilotarlo e sconfiggere le forze del male. E in alcuni di questi sogni addirittura ci siamo trasformati nella testa di un robot magnetico e siamo diventati eroi. Potevo io rifiutarmi di comprare ancora una volta un pezzettino di tutto questo? Ovviamente no. E allora parliamo di Jig, robot d'acciaio. Lancio dei componenti e contatto Jig in versione Infinitism. Prima di iniziare saluto e ringrazio gli amici che collaborano: Gunpla Italia, store online, sito web e forum di Gawkin.it, Gundam Dipendente, il nuovo contest per esperti e principianti, e la pagina Facebook di Gunpla Chronic, che ringrazio per le traduzioni passate, presenti e future, in descrizione tutti i link utili. Jig Robot, un mito, epico in tutte le sue incarnazioni, epico in versione Model Kit. Le soluzioni di questo Infinitism sono nuove, ma la confezione, il suo artwork è fantastico, come sempre, da incorniciare assolutamente. Confezione che ci offre altrettanti splendidi runner. Sono circa una dozzina che andranno a dare forma al super robot con i suoi accessori. Abbiamo due mani a pugni chiusi, una mano destra aperta e le mani unite per sferrare il doppio maglio perforante, accompagnato dalle sue effect parts per la propulsione, che però spero possano evolversi in qualcosa di più scenico prima o poi. Missili perforanti dettagliati a dovere, possiamo agganciarli alle braccia e dietro la schiena, mentre a chiudere la dotazione troviamo uno stand configurabile a piacimento, utile per i colpi speciali e dotato di due adattatori per variare le pose in volo. Forse si poteva sperare in qualche accessorio in più, quello che c'è comunque funziona, ma altre tradizioni Infinitism sono state rispettate. Jig è semplicissimo da assemblare, molto veloce e intuitivo, è proprio divertente e, come avviene per buona parte degli HG con gli Infinitism in prima linea, rappresenta un perfetto punto di partenza per chi vuole iniziare a costruire model kit e un perfetto esempio di costruzione leggera ma efficace. Sotto questo aspetto siamo su alti livelli, una precisa combinazione tra semplicità ed estetica. Anche senza modifiche di alcun tipo ci si ritrova con un kit dettagliato, scenico ed esposto fa un figurone. Io ho solamente colorato le panelline come sempre, che sono tante, in effetti un modello esteticamente ricco. Le polycap sono presenti, al contrario dell'Undergate che non c'è, ma anche questa volta Bandai ha trovato il modo di nascondere la maggior parte dei residui da taglio sfruttando separazione delle parti e linee di giunzione. Il risultato finale è un kit dettagliato, brillante, molto pulito e comodo per chi ha intenzione di customizzare. Le parti sono separate molto bene, come sempre su questa serie, ma i colori di Jig mettono ancora più in risalto questa caratteristica. L'equilibrio tra assemblaggio e risultato finale rende questo Jig un kit adatto a tutti e probabilmente farà il caso vostro. Bello e potente come da tradizione Infinitism, colori carichi ed interamente affidati alle plastiche, gli adesivi infatti sono del tutto assenti ed è in scala 1:144, anche se sappiamo che sugli Infinitism viene rispettata a volte sì e a volte no. In pratica è alto 18 cm come Mazinga Z e con i missili perforanti sulla schiena si arriva anche a 22-23 cm.
Pesa 80 grammi, quindi è leggero, nonostante sia molto più alto della media HG, che si aggira sui 13-14 cm, può raggiungere i 120 grammi con i missili perforanti agganciati, e a questo punto emerge il suo principale difetto. In questa configurazione è difficile tenerlo in equilibrio. Possibile sì, ma tribolatorio. Il problema non si presenta su altri esemplari della serie, caratterizzati da valori simili, perché buona parte della colpa ricade sul design di Jig. Le linee sono giustamente molto diverse da un Mazinger o da un Getter, che non trovano ostacoli nel reggere il peso della compatibilità, mentre Jig, anche se a figura intera vanta buone proporzioni, si ritrova con un'anatomia tutta sua e soprattutto con piedi troppo piccoli. Pochi millimetri in più avrebbero fatto la differenza, credo, perché anche senza accessori sulla schiena è un kit comunque un pochino meno stabile del previsto. Si riesce sicuramente a posare senza particolari vincoli, come avrete notato, spero, in questo video, ma richiede mediamente un po' più di pazienza. Al contrario, invece, attenzione e impegno da parte di Bandai per quanto riguarda i magneti, che ovviamente non sono presenti fisicamente, ma spiritualmente sì. È possibile spostare più o meno qualsiasi cosa ovunque, compatibilità estrema su tutto il corpo, ci si può davvero sbizzarrire. Ottimo approccio di Bandai, che è riuscita a consegnarci un Jig magnetico anche se i magneti non ci sono. E che si voglia o no utilizzare questa gimmick, è comunque una possibilità in più che rende questo Jig più completo. Ma ora riportiamolo in configurazione standard, perché è il momento di dare un'occhiata alla posabilità. Movimenti della testa perfetti, ulteriore snodo alla base del collo, ottimo indietro, le pose in volo ringraziano, e finalmente un infinitism che riesce ad alzare il braccio come si deve, articolazione della spalla, c'è rotazione e la ritroviamo anche sul braccio in 2 punti. Gomito, rotazione del polso e punto di snodo sulla mano. Qui si riesce a muovere abbastanza bene su tutti gli assi, idem per quanto riguarda la rotazione. E come riscontrato sugli altri infinitism, anche su Jig l'articolazione dell'anca si abbassa per aumentare il range di movimenti, ma utilizza una soluzione nuova. Le articolazioni sferiche si possono ruotare a piacimento, ma il design delle cosce frena un po' il Van Damme, se provate così. Van Damme 2, la vendetta. Rotazione. Rotazione numero 2. Super calcio. Ginocchio. E questa è sempre un'ottima soluzione. Sulla caviglia nessun problema, l'articolazione non ostacola i movimenti utili. E siamo arrivati al 6° esponente infinitism su questa scala. Jig mantiene le caratteristiche distintive di questa linea, ma allo stesso tempo è un kit tutto nuovo. Manca di equilibrio in alcune circostanze, ma offre una reinterpretazione che riesce a modernizzarlo senza estremizzare, posabilità che permette un'adeguata gamma di movimenti e mantiene l'elevato livello di epicità ed estetica che contraddistingue la linea Infinitism. Uno dei più belli, a mio parere, un Jig a dimensione Master Grade, adatto a tutti. Se amate Jig Robot e lo amate anche nelle sue eventuali rivisitazioni, questo kit è da tenere in considerazione sempre, anche se non siete abituati ai model kit. Un Jig stellare. A schermo in descrizione i miei social, così come i link per Gunpla Italia, Gokin, Gundam Dipendente e Gunpla Chronic. Da Python Coffee è tutto, grazie e alla prossima!